L'MP Automotive è un'azienda giovane, un'azienda dinamica che nasce come continuazione dell'attività di quello che è l'attività di famiglia, che è il commercio delle autovetture. Come passione e quindi anche come secondo ramo dell'azienda abbiamo aperto questa divisione di MP Automotive Classic Car, dettato un po' dalla passione, un po' dall'interesse di noi che ci lavoriamo dentro, improntato su queste vetture d'epoca storiche di interesse collezionistico. Siamo in tema di virus, probabilmente io l'ho trasmesso, è la passione per le vetture antiche, per le vetture vecchie, per le vetture d'epoca. A me sono sempre piaciute, probabilmente è una passione di famiglia. Nella mia attività ho privilegiato sempre un po' la vettura storica, perché mi piaceva, tant'è che ho partecipato per tanti anni all'Automoto Retro, tra l'altro con un collega, un amico carissimo, Coero Borga, avevamo lo stand vicino, e lì era il vero piacere dell'auto, perché lì non si parlava di interessi particolari, ma di persone appassionate che andavano a vedere e si riprendevano in mano un pezzo di storia che probabilmente hanno vissuto. Oggi le vetture più belle la nuova generazione non le ha vissute. Abbiamo scovato quasi per caso, anzi quasi scovato, segnalata da un amico, questa vettura che pur essendo una replica è di una buonissima fedeltà. Ce l'ha fatta trovare, per la verità è stato un esercizio di stile, perché ce l'ha fatta trovare parcheggiata in una villa sulle colline di Saluzzo e anche in un contesto molto particolare, quindi il primo colpo d'occhio diciamo che ci ha fatto un po' innamorare di questa vettura. È stata costruita circa 40 anni fa o qualcosa in più in Germania da un'officina che trasformava, che comunque produceva vetture un pochettino particolari. Per passione hanno fatto questo, su licenza della Bugatti, tant'è che è immatricolata su un telaio modificato opportunamente Volkswagen Bugatti. Sono vettura gradevolissima, certo ci si rende conto guidandola che erano dei fuoriclasse, quelli che facevano delle medie spaventose, medie di 100 all'ora, medie su queste vetture, su strade che non avevano nulla a che vedere con le nostre strade, in una realtà completamente diversa. Era gente veramente che aveva il manico, che sapeva quello che si faceva. Rappresenta entrare un po' in quello che era la storia e fa ricordare quello che potevano vivere questi piloti dell'epoca. Questa in particolare è una vettura anche un po' particolare da guidare per le sue caratteristiche, per lo sterzo, per la trasmissione, per tutti gli organi, per tutto quello che si sente durante la guida, che è tutto fuorché una sorta di comfort, ecco. L'impressione è proprio stata questa, no? Di guidare una vettura di circa 40 anni di costruzione perfetta. L'abbiamo provata sul pavé, non mi sembrava vero, ho detto non è possibile che una vettura vada così bene, senza rumori, senza nessun fronzolo di nessuna natura. Ho detto questa, se posso, la porto a casa. Ed è così è stato, insomma. Figlio continua e io spero che vada avanti tranquillo e che non le venda tutte, ecco. Questa è un po' tutta la mia storia, insomma, concentrata al massimo.